Ciao a tutti, ma lo sapevate che partendo dal cocco, quello del supermercato per intenderci, si possono ottenere delle piantine davvero incredibili? Quindi fare nascere inizialmente un piccolo germoglio e, una volta messi in terra, ottenere la piantina che inizierà a fare dei germogli, delle radici, sino a diventare una pianta adulta. Io in questo video vi mostrerò tutti i passaggi, ma soprattutto vi spiegherò ciò che occorre fare per riuscirci. E la cosa più bella dell'esperimento è che per ottenere la piantina serviranno soltanto due cose, ovvero il frutto e poi della comunissima acqua, per intenderci quella del rubinetto, quindi praticamente a costo zero. Io vi consiglio di seguire il video fino alla fine perché proprio lì vi mostrerò tutti i risultati, ovvero la piantina che è nata ed è cresciuta. E sono certo che quando vedrete che cosa si sia realmente potuto ottenere unendo l'acqua al cocco, rimarrete a bocca aperta. Scelta del frutto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto e quelli del supermercato sono perfetti e hanno un vantaggio, costano davvero poco. Quando li sceglierete però dovrete stare attenti essenzialmente a due cose. La prima è che siano freschi e ve ne accorgerete che lo siano o meno sbattendoli. Se sentirete, proprio come in questo caso, rumore di acqua che sbatte da una parte all'altra, vuol dire che il frutto è stato raccolto da poco. La seconda, non meno importante, anzi addirittura forse più importante, è il fatto che dove ci sono questi tre punti, che viene chiamata la faccia di scimmia proprio perché guardandolo da vicino due sono uguali e sembrano occhietti, questo sembra il naso e questa sembra la boccuccia, insomma l'occhiello rotondo, guardate la differenza tra questo che è allungato e questo che è rotondo. Nell'ipotesi che tutto vada come deve andare, proprio da qui poi nasceranno radici, germoglio e si svilupperà la pianta. Questo deve essere tassativamente integro e non deve presentare tracce di funghi, muffe o batteri, perché se no da qui poi non nascerebbe nulla. Nell'ipotesi che sia proprio come in questo caso perfettamente integro e sano, allora a quel punto si potrà procedere con le operazioni successive. Arrivati a questo punto, procurarsi un contenitore. Se in vetro trasparente sarebbe davvero l'ideale. Considerate che questo era un vasetto che conteneva dei sottaceti e lo sto recuperando praticamente a costo zero. Dopodiché, prendere il frutto che avete scelto di utilizzare ed andarlo ad inserire all'interno, in questa maniera. Poi, prendere dell'acqua, anche quella del rubinetto a temperatura ambiente andrà benissimo, e riempire il tutto sino a che l'acqua non copra completamente il frutto e addirittura ne vada oltre sopra, perché così poi lui galleggerà pure, così sarete certi che il frutto è stato inserito correttamente all'interno dell'acqua, guardate. Vi accorgerete che sarà perfetto quando vedrete un qualcosa del genere, quindi che il cocco galleggia all'interno dell'acqua. Dopodiché, riprendere il coperchio, chiudere e posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, e se tutto andrà come si spera, nel giro di poche settimane si inizieranno a vedere i primi risultati. Primi risultati. Trascorso all'incirca un mese, riprendendo il tutto, guardate un po' che cosa sia avvenuto. Quindi, tirandolo fuori, ecco qua, che si possa vedere, guardate un po'. Il cocco ha iniziato a generare una piccola radice dall'occhiello. Provo a mostrarvi meglio, intraprendendo le immagini, proprio il punto nel quale sta spingendo la radice fuori dall'occhiello. Ha rotto la membrana e si vede chiaramente la radice che sta spuntando fuori. Quindi, arrivati a questo punto, si può mettere senza problemi lui all'interno di un vasetto con del terreno e aspettare che poi nascano radici e germoglio. Però direi che già così è davvero un risultato ottimo. Come creare il terreno perfetto? Il terreno ideale nel quale fare crescere la pianta lo si ottiene mescolando questi tre elementi, quindi della torba di buona qualità, dell'argilla espansa e della sabbia di fiume. Mi raccomando, non di mare, perché quella avrebbe il sale e sarebbe dannosa per le radici. In alternativa, se non riuscite a trovare la torba, andrà benissimo anche del terriccio universale, però mi raccomando, super soffice, drenante e tassativamente di buona qualità. L'argilla espansa invece dovrà avere un diametro massimo di 1 centimetro, perché sono le dimensioni ideali per poter fare sviluppare all'interno le radici. E in alternativa, se non doveste trovare la sabbia, sostituite la sua porzione con l'argilla espansa. E le quantità ideali sono 70% di torba, 15% di argilla espansa e 15% di sabbia. Quindi, ricapitolando, se non trovate questa, 30% di argilla espansa e 70% di torba. Semina. Arrivati a questo punto, procurarsi un vaso che abbia un diametro di circa 20 cm e riempirlo col mix che abbiamo appena creato. Dopodiché andare ad inserire il frutto che ha iniziato a germinare. Quindi riprenderlo dall'acqua, il germoglio dovrà stare verso il basso attaccato al filo del terreno e fare questa operazione. Semplicemente andare a poggiare il seme in questa maniera e ruotare, spero che si riesca a vedere, premendo così. Provo a cambiare inquadratura al fine di mostrarvi meglio come vada fatta questa operazione, che è davvero molto importante, quindi casomai con le mani aiutarvi e fare un foro profondo circa 4-5 cm, dopodiché adagiare il seme. Questa operazione è davvero importante, quindi quando lo farete state attenti a non rompere il germoglio, semplicemente ruotare, dopodiché
rinzaffare il terreno tutto intorno. E una volta interrato non resterà altro che vaporizzare il tutto molto abbondantemente. La prima volta il terreno dovrà essere bagnato veramente tanto. Habitat perfetto. Arrivati a questo punto non resterà altro che posizionare lui in un luogo dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti e aspettare poi che le radici e la piantina spuntino. Mediamente ci vorrà circa un mese. Nell'ipotesi che si vogliano accelerare i tempi esiste un trucco, ovvero quello di creare una mini serra intorno al vaso che abbiamo appena riempito col seme. Quindi basterà prendere un sacchetto, anche quelli dell'immondizia andranno benissimo purché trasparenti e tassativamente puliti, quindi praticamente sterili. Dopodiché andare a chiudere in questo modo. E casomai, aiutandovi con un laccetto, l'estremità chiuderla. E l'operazione è ultimata. Una cosa che è davvero tassativa però è che se farete la serra col sacchetto, questo non venga mai esposto ai raggi del sole diretti, perché se troppo forti all'interno si potrebbero innalzare troppo le temperature e cuocere letteralmente il semino che c'è all'interno. Altra cosa importante, avendo chiuso tutto, all'interno si potrebbe creare un'umidità troppo elevata e quindi delle muffe. Io consiglio di prendere, in caso, delle forbicine e creare dei fori nella plastica in questo modo. Facendo questi piccoli fori si permetterà comunque all'umidità in eccesso di evaporare e ci sarà un passaggio di aria dall'interno all'esterno che permetterà comunque il tutto di respirare. E se tutto andrà come si spera, nel giro di pochissimi giorni si svilupperanno radici, germoglio e pianta. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché è un'operazione che a voi non costa nulla, ma a me aiuterà a farlo crescere. Quindi detto questo, un saluto e al prossimo video.